finalmente si vede terra e adesso stiamo cercando di capire dove andarci ad ormeggiare, perché nel porto dove dobbiamo entrare noi, quello che ci porterà in cantiere, si può entrare solo con l'alta marea, cioè per il nostro pescaggio che è 2,80 è tantino, possiamo entrare solo con l'alta marea. Di Elisabetta, Edoardo e Carlo in partenza per 100 miglia, 115 Pesaro to Monfalcone. Perché? Che? Per le gioie e i dolori degli armatori. È sempre quella la storia. la musica è sempre quella. Si va in cantiere. Ho visto che le previsioni sono di una trentina di nodi, adesso qui sembrano tranquille a dire la verità. Stiamo uscendo con 3 mani alla randa. Adesso i dubbi sono: togliamo le 3 mani o le lasciamo, perché ogni volta che andiamo a fare la manovra per tirare su randa arrivano le colate. Siccome era prevista una trentina di nodi, te cosa dici? Io sono al servizio della comandantessa. Qua? Lei cosa dice? Stiamo facendo lì 5 nodi, 8, da appena di meno saremo sui 6 nodi. Questa barca è un po' cavallo da corsa, un po' nervosetta, tocca subito ridurre appena sale vento, cioè soprattutto perché siamo in trasferimento e quindi diciamo non andiamo a forzare troppo la situazione. Come abbiamo detto, vedi, è risalito il vento, addirittura anche ti ha fatto anche un po' appoggiare, perché la nostra rotta sarebbe sì sui 15 gradi. Prima stavamo un po' più orzati perché adesso il vento arriva da poppa e dopo dovrebbe girare a scirocco, quindi ci riesce a far poggiare un po'. Aspetta, te la lasco, aspetta. Togliamo la terza mano e mettiamo la seconda. Andrebbe benissimo la prima, ma non essendo armata, avendo solo 2 borose e con le previsioni di vento a 30 nodi, scegliamo di tenere armate la seconda e la terza mano. Se a destra se a dritta il gancio lo devi legare da dritta, capito? Di là? Sì, devo venire io? Questo dov'è? Qui. Quella è la nostra legatura della mani della randa. È un po' difficilotto, devo fare una modifica. Lo svento così ti viene meglio. Il banco è aperto, giusto? Oh, va bene, dai. Adesso poggio, non è rotta. Niente, alla fine seconda mano data, però adesso tiriamo su tutto. Dopo quello lascialo lì legato, quel loop. Poi c'è l'ultimo carrellino che si è tolto dalla guida, quello in basso. La sacca, che se no si prende nei bozzelli, vedi? Capito? Basta che la infili dentro. Così, anche di là. Ci siamo, a posto. Adesso poggio, aspetta. Ok. Che lì vedi si appoggia sulle crocette. Oh, adesso un bel andare, 8 nodi abbondanti. Sai quanto ti segna? Sì, 8 7. Dai, un altro andare.
Adesso timone Carlo, turno di riposo. E io, Jolly. Allora, noi questa mattina siamo partiti, cioè in realtà è 2 o 3 giorni che guardiamo le previsioni, ma ci sarà vento troppo forte, boh, ma sarà il caso di partire. Saltiamo con 3 mani alla randa, poi c'era poco vento, quindi boh, fiocco pieno. Poi abbiamo messo 2 mani alla randa e alla fine via, abbiamo dato tutta randa. Adesso è 12:15, siamo salpati alle 8:15. 8:30, 8:15, eravamo fuori dal porto. Là c'è una roba che galleggia, cos'è? Una boa? Un pallone, mi sa. La tartaruga! E niente, quindi in pratica siamo a vele piene. Stiamo aspettando che entrino questi 30 nodi di scirocco. Comunque adesso siamo a vele piene. Stiamo facendo una rotta in realtà verso tra Unie e sud dell'Istria, in base a come ci gira il vento, e stiamo appunto aspettando che arrivi lo scirocco per riuscire a appoggiare e metterci più in rotta, anche perché le onde sono dei bei cavalloni, adesso dal video non si vede bene, però sono dei bei cavalli, sono le onde abbastanza lunghe, grosse però, sì, dei bei cavalloni, quindi in teoria preannunciano che c'è vento, perché o è il mare in scaduta o il mare del vento che arriverà. E questo in teoria dovrebbe essere il vento che deve arrivare, però adesso noi ce l'abbiamo quasi al mascone in pratica e stiamo aspettando di poggiare per averle un po' più in poppa, di modo da riuscire anche a surfare e magari si dà ancora spintarella in più. Comunque stiamo adesso navigando tra il 7 e 8 nodi circa. Ma c'è la nave, le nostre adorate navi negli schevi di traffico che abbiamo dell'Adriatico. Però abbiamo scelto di partire di giorno e fare la traversata di giorno, solo che boh, le prime 3 ore abbiamo fatto una media di 6 nodi, quindi vedremo che ora arriveremo. A dire la verità pensavo che saremmo andati molto più veloci, viste le previsioni, ma non c'è il vento che davano le previsioni. Cioè, allora, dopo mezzogiorno deve entrare lo scirocco, adesso sono mezzogiorno e 20. No, vediamo. Comunque, per quelli che dicono come si fa a evitare il mal di mare, ecco, anche a me Carlo, diciamo, un leggero languorino di stomaco ci è preso. Uno perché io sono andata di sotto a sgottare, quindi a togliere l'acqua con tutto sto ballaticcio, che c'è il vento non è abbastanza forte per l'onda che c'è, quindi si sballonza abbastanza. E te ci hai dato dei travel gomita? No, battuta? Preventivo, Preventivo, perché anche lui è dovuto andare a prua a tappare un po' meglio là quel buco che abbiamo, quando arriva l'onda un po' di acqua entra. Insomma, vediamo un po' di arrivare sani e salvi con poca acqua a bordo, perché dagli scorsi giorni ce n'era una vagonata di acqua a bordo dagli acquazzoni che aveva fatto. C'era tutta l'acqua piovana a bordo, quindi ci abbiamo messo un po' per svuotarla, poi adesso la parte che si muove inizia a girare per le sentine e sono intanto il mio mestiere sempre a svuotare. Coccinella! Quindi siamo a Coccinella, tartaruga che abbiamo visto prima e anche delfini. Delfini hanno fatto giusto una comparsa. Vento è arrivato. Con la seconda, adesso stiamo mettendo la seconda mano e qua ci sono le nostre adorate piattaforme. Ok, vai. Ancora un pelo, ci siamo? Posto.
l'acqua da davanti. Un po' di sentina. E qua. Allora, tolta anche tanta acqua da qui sotto, l'ho assaggiata per scrupolo e per fortuna è dolce, quindi è l'acqua piovana che è entrata una vagonata gli scorsi giorni con i super temporali che ha fatto. Qua, questa è la nostra riparazione. Chissà se dalla telecamera si sente il rumore dell'acqua, dello scorrere dell'acqua sullo scafo. Ore 4, siamo quasi in vista dell'Istria, ma non si vede, in pratica è là, ma non si vede. Stiamo risalendo, poi abbiamo il turnante di riposo. Stiamo navigando con 2 mani alla randa, il fiocco terzarolato, più o meno sui 9 nodi. C'è una bella onda, Il vento, no, abbiamo 2 mani, quindi il vento vuol dire che siamo sui 20 nodi. 18. Che cavallone! Sì, ogni tanto arriva questi cavalloni frangenti, però l'onda è bella grossa. Poi qui dietro abbiamo il sole, davanti qui c'è lui che è friulano. Quando vediamo la pioggia vuol dire che siamo arrivati. Poi come in Friuli è sempre seguito dalla pioggia. Quindi infatti là i temporali passano sempre lassù. E a volte scendono qua, tipo quando uno è in Croazia in crociera, li vedi che passano dal fiume e poi scendono. Passa così, voilà. Eccomi, ecco, da di sotto si vede partire gente con le onde, c'è un po' di rollio, un po' parecchio di rollio. Vabbè, che onda passata da davanti, che là davanti abbiamo il tunnel del compresso che stiamo portando la barca a ripararlo, quindi quando vediamo le onde che salgono va buono. Ogni tanto andiamo a fare il check in cabina se c'è l'acqua dolce o salata. Adesso abbiamo preso la terza mano. Com'è? È stata un po' più complicata perché l'onda si è alzata un po', certi cavalloni, e in più lì abbiamo un accrocchio, cioè ne abbiamo fatto una miglioria per far lavorare bene la randa, però gliela dobbiamo migliorare ancora per rendere più veloce questa manovra. Comunque adesso siamo con 3 mani. Dal video non si vede, ma stanno alte, cioè in pratica arrivano sopra la testa di Edoardo che è alto 1,90 ed è lì al timone.
pipì. Cioè, sapevo, no, c'è sempre a fare la pipì e tutti, me compresa, stiamo facendo la pipì lì a poppa. Così non apriamo le prese a mare dei bagni, perché a mare non le voglio toccare. Finalmente si vede terra e adesso stiamo cercando di capire dove andarci a dormeggiare, perché nel porto dove dobbiamo entrare noi, quello che ci porterà in cantiere, si può entrare solo con l'alta marea, cioè per il nostro pescaggio che è 2,80 è tantino, possiamo entrare solo con l'alta marea e di notte poi tocca passare tra le bricole, quindi di notte il buio non conoscendo bene non ci fidiamo. Quindi adesso dobbiamo capire dove appoggiarci qualche ora per la notte per poi domani mattina con l'alta marea entrare nel porto del cantiere. Infatti già mi sento quasi un armatore qua davanti. Allora là abbiamo il signor Edoardo nella cabina armatoriale, siamo arrivati a Monfalcone. E poi te chi hai in cabina con te? L'ospite. Vieni, te faccio vedere. Ciò che in barca non deve mai mancare, come misura di sicurezza, è una trinciatrice da 12. Perché ieri, quando dovevamo salpare, ho detto cacchio, non abbiamo le latrici, le tenaglie. E allora, ma come? No, è una dettazione di sicurezza. Perché? Nel caso dovesse cascare l'albero, vanno tagliati i cavi. Cascare, come le foglie. Bene, con queste perle di saggezza, vediamo buonanotte.